Ciao a tutti, oggi ritorno con una ricetta tipica della mia terra, finalmente, e vi proporrò i canestrelli di Carlo Forte, dei dolci tipici della cucina tabarchina, una sorta di biscotto allo strutto con l'aroma di semi di finocchio glassato con sagappa, ossia la tipica glassa bianca fatta con l'albume, che qui in Sardegna si utilizza spessissimo per decorare i dolci sardi. E questi dolcetti solitamente si gustano a fine pasto, accompagnati da un vino passito. La loro forma poi ovviamente può variare sia in base alle tradizioni tramandate da famiglia a famiglia e sia in occasione di qualche festività particolare. Comunque sono meravigliosi sia di gusto e sia di aspetto e consistenza. Vi consiglio assolutamente di provarli, ne rimarrete stupiti. Ma ora ci trasferiamo subito in cucina per vedere come si realizzano. All'interno di una ciotola versiamo 200 g di zucchero, sgusciamo 3 uova grandi e a temperatura ambiente, un pizzico di sale, la scorza grattugiata di un limone grande biologico e i semini prelevati da una bacca di vaniglia, che incideremo così come vi sto mostrando in video. Iniziamo a mescolare il tutto con una frusta a mano, dopodiché aggiungeremo 500 g di farina 00, la bustina da 16 g di lievito per dolci vanigliato e la setacciamo. Mescoliamo ancora un po' e aggiungiamo anche i semini di finocchio. Andate un po' ad occhio e a vostro gusto e piacimento. Con la frusta a mano amalgamiamo il tutto a partire dal centro e quando notiamo che l'impasto si fa un po' più denso, allora aggiungiamo anche lo strutto morbido, esattamente 60 grammi, e procediamo impastando con le mani, prima all'interno della ciotola e successivamente sul piano di lavoro leggermente infarinato. Io vi straconsiglio di non sostituire lo strutto con il burro o con l'olio, perché perdereste ovviamente il gusto particolare della tradizione sarda di questi dolcetti, però se proprio non vi dovesse piacere o non lo doveste avere in casa in quel momento, lo potrete sostituire con pari quantità sia di olio e sia di burro. Una volta formata una bella palla liscia ed omogenea, la copriamo con pellicola trasparente e la lasciamo riposare per 15 minuti sul piano di lavoro. Una volta trascorso questo tempo, riprendiamo in mano la frolla, ne tagliamo un pezzo e lo arrotoliamo tra le mani e la spianatoia, di modo da formare un salsicciotto delle dimensioni come spessore di un dito, mentre come lunghezza li faremo tutti di 20 cm e quindi ci regoliamo così con il metro, tagliando proprio quello che ci occorre, misurando e tagliando quello che ci occorre. Una volta aver formato tutti i cordoncini, li dovremo unire a cerchio sovrapponendo le estremità. Ecco, proprio così come vedete, come vi sto mostrando. Iniziamo ad infornare una teglia e nel mentre procediamo a formare gli altri biscottini, fino a terminare ovviamente tutto l'impasto. Cuociamo a 165 gradi per 15 minuti.
Ecco una ripresa più ravvicinata di come li sto formando. È un biscotto appena sfornato e tagliato a metà per farvi vedere subito quanto è morbido e per assaggiarlo subito io ovviamente. Tagliamo i biscotti pronti sul piano di lavoro e quelli invece da cuocere li trasferiamo sulla teglia, vedete? E inforniamo la seconda teglia quindi per lo stesso tempo e alla stessa temperatura. Con queste dosi dovrebbero uscirne fuori una ventina. Quando i biscotti si saranno freddati prepareremo la glassa sarda. All'interno di una ciotola versiamo un albume prelevato da un uovo grande, iniziamo a montare con le fruste elettriche e aggiungiamo 2 gocce di limone. Quando l'albume sarà montato per metà circa, aggiungeremo anche in più riprese 100 g di zucchero a velo e continueremo a montare finché la glassa non sarà bella densa. Immergiamo i canestrelli così come mostrato in video e adagiamo poi sul vassoio. Prima che la glassa si asciughi aggiungiamo le decorazioni scelte a piacere, quindi o le palline colorate o i diavolini che in sardo si chiamano satragera, oppure varie decorazioni di zucchero o di varie forme carinissime come potrete notare dal video. Facciamo asciugare così all'aria per farla prendere bene sagappa ed ecco prontissimi i nostri canestrelli, pronti per essere gustati o anche regalati. Ma guardate che bella figura che fanno sulla tavola, così colorati, sono veramente dei dolcetti speciali. Spero tantissimo che questa ricetta vi sia piaciuta, se la rifate mi raccomando mandatemi le foto e troverete tutti i miei contatti giù in descrizione. Vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!